Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro o ascendente Cancro o Luna o Venere in Cancro. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nei prossimi giorni. Vi raccomando sempre di guardare il vostro segno zodiacale ascendente che è uscito per il mese corrente, va bene, il mese in cui ci troviamo adesso, in modo tale da andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà e per vedere quali sono i veri dettami della tua anima nel mese corrente, affinché tu possa realizzarti totalmente. Quindi questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, andiamo a vedere, Cancro, quali sono le energie per te nei prossimi giorni con le quali ti confronterai, su cosa mette l'attenzione la tua anima affinché tu possa realizzarti. Cancro, Cancro. Una, due, e tre. Allora, vediamo, Cancro. Osserva con attenzione quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Ti accorgerai che quello che cerchi sta proprio davanti a te. Spesso pensiamo che quello che vogliamo stia lontano migliaia di chilometri, o lontano nel tempo o nello spazio. Invece ti accorgi che le cose di cui hai bisogno sono proprio davanti a te in questi giorni, cioè ce le hai davanti. Ok, cos'altro? Wow, la porta delle stelle. Questa è una carta che mi parla di grande realizzazione personale, eh? Con un solo... Questa carta ti dà una sola... come dire? Un solo apostrofo ti dà questa carta. Sii autentica e autentico. Togliti ogni maschera, ogni fronzolo, sii autentica, autentico, selvaggia, selvaggio e vinci. E vinci. Questi sono giorni in cui vincerai a patto che rimani nella tua selvatichezza, autenticità. Si realizza qualcosa in questi giorni, cos'altro? Quiete profonda, meditazione e silenzio, in questi giorni ti chiedono di essere molto in contatto con le tue profondità, senza parlare tanto quanto più ascoltare. Questi sono giorni in cui ti chiedono di ascoltare la tua interiorità e di ascoltare gli altri, perché il divino parla attraverso le immagini con le quali entri in relazione. Più ascolti, più percepisci, più parli, meno percepisci. Quindi ti dicono di fare della meditazione, tanto vi metto tutte le meditazioni sul canale, lo sapete. Silenzio. Il silenzio, vedi, quando mediti è il divino che parla con te. Quando preghi sei tu che parli con il divino. Allora qua ti dicono di ascoltare il divino, meditando, contemplando, osservando, cercando di non emettere alcun giudizio sulle persone e sulle cose, ma piuttosto far sì che le cose e le persone ti parlino. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Usiamo i tarocconi 6 metri per 3 di Fabrizio Spadini e Laura Tuan, questi tarocchi bellissimi. Allora, vediamo. Energia dei prossimi giorni. Regina di bastoni, ti vedo bellissima. Ti vedo fortissima o bellissimo, fortissimo. Ti vedo con un grande controllo sulle situazioni. Controllo, passami il termine, sapete che non mi piace la parola controllo, significa della mente razionale, no, è un controllo animico, con la tua magia della regina di bastoni, anche se sei uomo, E sì, ti vedo in potere, con la capacità di avere una grande influenza sugli eventi, come lo vuoi tu. Cos'altro?
6 di spade. Qua è come se uscissi da una situazione di tensione che hai vissuto ultimamente. E qua abbiamo bellissimi diamanti. Ti vedo dover fare delle scelte in questi giorni. Ti vedo meditare sul prendere delle decisioni importanti. Ti vedo meditare per fare la scelta giusta. Allora, ragazze mie e ragazzi, questa stesa mi dice chiaramente, c'è una meditazione sul mio canale che va in meditazioni guidate, scorri sotto o sopra, non mi ricordo dove sta. Meditazione per fare la scelta giusta in una determinata situazione. È proprio questa accoppiata di carte qui. Va bene? E ti vedo esattamente nel potere magico per poterlo fare. Qua è come se ti dirigessi nel dover fare una scelta. La scelta che farai sarà orientata strettamente dal tuo cuore, dalla tua selvatichezza, dalla tua natura autentica. Mi può parlare di una scelta di come darsi all'amore, che tipo di amore sperimentare, ma più che tipo di amore sperimentare, scegliere di darsi a qualcuno o scegliere di darsi a una certa situazione. Abbiamo l'asso di bastoni e vedo una settimana molto propositiva, piena di potere personale. Sì, piena di potere personale. L'appeso, abbiamo avuto dei giorni molto pesanti qua, però ci sono serviti per cambiare prospettiva e sacrificare l'ego. Sì, situazioni che non si muovevano, incertezze. Ti vedo aver preso una grande consapevolezza da questi giorni che sono stati molto formativi per te, gli ultimi tempi. Vediamo cosa mi raccontano i miei tarocchi su queste. Regina di bastoni. Capisci in questi giorni che la tua selvatichezza, la tua autenticità è ciò che funziona e vince. Vediamo Regina di bastoni. 4 di denari, ti vedo con le tue cose, stare bene con il tuo tesoro personale ritrovato. 6 di spade. The White Card, la carta bianca. Siccome in questo mazzo c'è questa carta bianca, è come se tu stessi riscrivendo una storia importante qui della tua vita. La carta bianca per me ha il significato col 6 di spade, esco fuori dalle difficoltà mentali, non sono più agitata o agitato per alcune questioni e riscrivo la mia storia. Ho la possibilità di farlo in modo del tutto nuovo avendo acquisito tanti poteri personali. Vediamo ancora sul 6 di spade con la carta bianca. Paggio di spade, vedi, indaghi, investighi su come riscrivere la tua storia. 10 di coppe. Ci possono essere delle questioni in sospeso che risolvi in questi giorni con qualcuno. Vediamo questioni in sospeso che erano lì per essere risolte, magari una persona più testa dura. Vediamo questa diamanti. L'eremita. Mi parlano di moderazione nel prendere delle decisioni. Sarai molto saggia, molto saggio. Ti troverai a che fare una scelta in ambito o amoroso o che scelta fare in una determinata situazione che richiede pazienza e prudenza. Però hai un grande potere personale per realizzarla questa cosa. Cosa viene dopo l'eremita? Infatti l'asso di spade, decisioni che prenderai sulla base della tua saggezza rispetto a una persona, ti troverai ad avere a che fare anche con una persona molto saggia qui, che forse ha avuto anche una saggezza acquisita grazie a delle prove, a risolvere delle questioni anche in sospeso con la saggezza di questa persona. Sì. Qua vedo comunicazioni, idee, nuove aperture. Qua abbiamo il 3 di coppe, riconciliazione anche, risolvere questioni in sospeso, riconciliazione. Vediamo questo paggio di spade, l'energia del paggio di spade nei tuoi confronti. La forza, vedi qua c'è una persona che vuole recuperare qualcosa o dare. Qua c'è il 7 dei denari, una persona che vuole investire nuovi frutti con te sul piano pratico. Vuole recuperare forza con te, vuole dare, vedo.
Vediamo un attimo un'altra cosa. Sulla prima carta sola, osserva con attenzione quello che cerchi davanti ai tuoi occhi. Cavaliere di bastoni. Qua vedo movimenti nei tuoi confronti, movimenti, cambi e movimenti, ed è proprio quello che stai cercando. Cioè questo cambio, questo movimento, una persona che viene nei tuoi confronti, che fa un cambio nei tuoi confronti, è proprio quello che stai cercando. Non so chi sia, vedo qua tanta passione e tanta voglia di fare. Vediamo sulla porta delle stelle a sola. 6 di spade, 6 di spade. Sai che cosa mi dice due volte il 6 di spade? Lo stanno ripetendo, che se abbiamo vissuto un momento difficile di tensione anche mentale o psicofisico o emozionale, ti riprendi del tutto. Hai molta forza per riprenderti e anche se hai a che fare con una persona che ha vissuto questo, c'è la voglia di recuperare, di condividere e di recuperare, ok? Sulla meditazione profonda e silenzio a sola, vediamo. 8 di spade, vedi ci sono delle tensioni che vengono superate, dovrai fare una scelta, cioè come se questa è la settimana in cui hai recuperato molta forza, molto potere per delle situazioni particolari che hai vissuto ultimamente. Ci sono dei cambi che arrivano e ti viene chiesta meditazione per prendere la giusta decisione che viene dalle tue profondità, la vera essenza di te. Quella vera essenza di te ti porta a fare decisioni giuste che vanno al di là di una situazione di blocco mentale che hai vissuto. Queste situazioni si possono palesare all'esterno sotto forma di persone con le quali interagisci, che ti portano in essere la necessità di prendere delle decisioni sulla base della tua autenticità. Fatto sta che qua mi marcano il fatto anche che hai vissuto momenti particolari negli ultimi tempi, da cui te ne esci però, te ne esci rinforzata o rinforzato, ok? Adesso ci andiamo a mettere nello specifico sull'amore con queste, visto che mi hanno messo gli amanti, cancro, amore, prossimi giorni, amore finito, avete vissuto un amore finito, o c'è un amore finito, o tu hai rifiutato qualcuno, qualcuno ha rifiutato te, oppure c'è una separazione qua, un amore finito. Vediamo cos'altro. Ci sono incomprensioni in amore, amore finito, amore incompreso, che ti portano a fare una scelta in questi giorni. Vediamo un po' cosa mi dicono gli altri tarocchi. Vedi, qua ci sono due persone che si danno le spalle, come se non si capissero. Invece qua tu riprendi il controllo di una situazione e farai una scelta meditata dal cuore. Vediamo cosa succede in amore per te nei prossimi giorni, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro in amore. Gli amanti, di nuovo, vedi, ripetuto 2 volte. Re di spade. Si aprono delle nuove possibilità con una persona molto intransigente. Può esserci stata una persona intransigente, una persona un po' più fredda o una persona che non arrivava a fare una scelta d'amore. 3 di bastoni mi parla dell'apertura di cammino, di nuove possibilità con questa persona, dove l'amore c'è. Vediamo ancora. Che energia hai di spade nei tuoi confronti, anche se è una donna, Cavaliere di coppe, sì, qua c'è questa persona che può essere anche un segno d'aria, o sì, marcano questo segno d'aria. Io ti leggo le energie e poi tu le applichi. Da un amore finito, amore incompreso, può essere finita la relazione tra tutti e due, e c'è stata incomprensione. Qua c'è la volontà di aprirsi al nuovo, fare dei passi verso il nuovo. L'energia del Re di Spade è quella di aprirsi col Cavaliere di Coppe. Invitarti da qualche parte, mi spiego? Guarda, vediamo con i miei oracoli lui lei la profondità, così capisci bene, ti arriva proprio al cuore. Per tutte le ragazze nuove i miei potenti oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo. Cioè, magari alcuni di voi hanno pensato che c'era altro di meglio, non so, perché mi viene con questa carta qui, osserva con attenzione quello che cerchi davanti ai tuoi occhi, che c'era altro di meglio, che c'è di meglio, magari c'è stata un po' di rabbia, un po' di tensione, tu sei stata un po' più chiusa, un po' più chiuso. Qua mi dicono che questa persona
e quello che c'è davanti ai tuoi occhi, anche questo, le modalità di questa persona possono averti infastidito un po', eccetera, però mi dicono quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Cioè quello che ti serve è quello che hai davanti ai tuoi occhi, tutto quello che ci serve è già davanti ai nostri occhi, altrimenti non lo avremmo davanti ai nostri occhi. E poi la mente che dando un giudizio ne ostacola l'opportunità di vivere consapevolmente ciò che abbiamo davanti, che è ciò che ci serve per l'evoluzione, per la crescita, per l'espansione e per la gioia. Ok, vediamo questo re di spade, cavaliere di coppe. Qual è la profondità di questa persona? Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Allora, tu hai spinto questa persona ad essere migliore e ti ama con tutta se stessa. Ok, è una grande consapevolezza questa, eh? Tu sei l'amore. Sì, questa persona proprio lo sa, tu sei l'amore, l'hai spinto ad essere migliore. Cos'altro? Sei la mia primavera e vuole un inizio con te, un inizio florido, fresco, meraviglioso, va bene? Quindi quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi in questa settimana. Il senso qual è? Per realizzare la bellezza dell'espressione della tua anima in questi giorni, l'autenticità, la selvatichezza di quello, fai quello che sei, non avere problemi, cosa penseranno gli altri, cosa penserà questa persona, cosa... No, no, quello che sei, fai la scelta giusta, vagliata dal cuore e vedrai che risplenderai come questa meravigliosa stella, ok? Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, ti ringrazio dal profondo del cuore, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!